Allora Giulio, perché ci troviamo qui comodamente appoggiati su questo mobile della Solid Steel? Perché Gaetano Conti, che ringraziamo, ci ha regalato un altro shelf che a noi serviva per mettere più elettroniche. Ma questa volta ci serve a poco, perché di elettroniche non ne dobbiamo utilizzare, già che proviamo una coppia di diffusori attivi. Esatto. Le Dynaudio Confidence 20A. Il modello senza la A, cioè quello passivo, esiste già da un po' di tempo. Quello attivo è il frutto di una lunga sperimentazione, di lunghi ragionamenti progettuali che hanno fatto in Dynaudio e che hanno portato alla presentazione di questo interessante modello. E mi sento confidence che riusciremo a spiegarlo, anche perché la filosofia che sta dietro a questo progetto è abbastanza differente rispetto ai tanti all-in-one che abbiamo provato nel corso dell'anno, quindi proviamo a raccontarvelo. Esatto, si distanzia e si distingue fortemente, posso dire. Bene, allora www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, a tra poco, ciao. Ciao. Allora, Giulio, devo dire una cosa, che queste casse mi hanno scatenato la libidine. Sai perché? Sono collegate anche in AES EBU, che è un collegamento che a me piace moltissimo, e ho potuto così costruire e sperimentare dei cavi AES EBU a 110 ohm. Queste casse, che sono delle casse attive davvero particolari, hanno solamente ingressi AES EBU e ingressi XLR analogici. Cosa succede dentro? Allora, lo schema qual è? Lo schema è che intanto questi diffusori, contrariamente ad esempio alle KEF che avevamo visto, alle JBL, le JBL, ne abbiamo viste tante che hanno una cassa master e una cassa slave. La sorgente, e in questo caso stiamo parlando di uno streamer puro che è il Rivo Plus di Volumio, esce in AES EBU, va a questo diffusore qui, ma poteva anche essere questo. Poi c'è un'altra presa AES EBU che collega quest'altro diffusore, ma dal punto di vista interno sono assolutamente identici. L'altro ingresso a disposizione è un ingresso analogico XLR, dove si capisce istantaneamente che il segnale in ingresso viene immediatamente digitalizzato. Come si fa a scegliere qual è il left e qual è il right? C'è un'altra manopolina con la quale potete scegliere se far fare al diffusore il canale sinistro o il canale destro. Detto questo, si comincia a intuire lo schema. Lo schema qual è? Che questi sono dei diffusori attivi, quindi hanno un sistema di ingressi, un sistema di uscite, ma poi hanno due amplificatori, anzi a dire il vero ne hanno quattro. Dove stanno? Non stanno dentro al diffusore, ma stanno dentro la base del diffusore. Dunque, una cosa interessante è che, sempre parlando dell'elettronica di controllo di questi diffusori, anche il crossover è realizzato nel dominio del digitale, cosa che permette ai tecnici di Dynaudio di avere un controllo assolutamente millimetrico della fase, quindi l'ottimizzazione della interazione fra il tweeter, che è un Esotar 3, e il midrange, che è un 17, un midwoofer che è un 17, viene gestita da questi crossover digitali. Poi amplificazione, che è deputata a due moduli della Pascal, che sono un 150 watt per il tweeter e un 400 per il midwoofer, moltiplicato 2, perché come abbiamo detto ce ne stanno 2 per ogni colonna. La scelta di fare 2492, che tra l'altro mi trova completamente d'accordo, che è la risoluzione a cui gestiscono il segnale questi diffusori, la massima risoluzione è in PCM e non in DSD, perché il segnale in DSD non può essere masticato dal DSP interno e da nessun DSP. Allora, il discorso è che se voi mandate un segnale analogico, per quanto di eccellente fattura, a questi diffusori, sappiate che viene immediatamente convertito in digitale, quindi tant'è mandarglielo direttamente. Noi abbiamo usato Rivo Plus
lo ripetiamo, con l'alimentatore Lineo, Sì. e poi abbiamo usato per gli ingressi analogici per fare una prova il Cord Ugo TT2. Esatto. Un po' ingenuamente, nel momento dell'apertura di queste scatole, siamo andati a cercare un telecomando, ma effettivamente il telecomando non c'è. C'è tra l'altro anche un DSP interno che ti permette di dire al diffusore se è posizionato free, libero, in area libera, vicino alla parete di fondo o sull'angolo. E 50 centimetri mi pare. mi pare di ricordare una cinquantina di centimetri, quindi in qualche maniera lo si può aggiustare in funzione di quelle che sono le geometrie e le caratteristiche dell'ambiente d'ascolto, ma lo si può fare, e questo è interessante, asimmetricamente. Posso regolare questa in un modo e l'altra in un altro. Questo è un diffusore bass reflex. Ah, questo è un diffusore bass reflex, giusto. Bass reflex sotto, ci sono due, c'è una grossa bocca sotto, Sì. e quindi... Ed è un diffusore, sì, downfiring, quindi che Esatto, ha il tubo d'accordo che va verso il basso. Non abbiamo detto il prezzo. Beh, siamo sempre in tempo a dirlo. Vai. Mi pare 20. Allora, mi pare allora che abbiamo sostanzialmente detto tutto, quantomeno lo spero. Io sono pronto, Però qua c'è tanto da aprire. Però qua sei stato un po', diciamo, prevenuto dai signori di Dinaudio. Lo comincio a... Cioè, siccome loro sapevano che fine faceva questo diffusore, Per evitare che io facessi troppi danni, ce ne hanno dato praticamente quasi uno già smontato. Ma questo non ti... non mi esime dall'aprirlo comunque. È una questione di orgoglio personale. Ci mancherebbe. Ciao. Allora Giulio, qui abbiamo sventrato lo stand che contiene tutta la parte elettronica. Non riusciamo a vedere moltissimo, ma i nostri follower si dovranno accontentare. Allora, abbiamo svitato prima questo pannello, che è il pannello di sotto, dove c'è la vaschetta I e C con il filtro, e tutta la parte di ingressi e uscite con l'USB qui. Ok? Possiamo vedere qui in fondo la scheda DSP dentro la prima parte dello stand. Poi, se saliamo, tutta la parte dei controlli, e l'unica cosa che riusciamo a vedere qui è la parte di potenza e alimentazione. Quindi questi qui sono, questo in particolare è uno dei finali Pascal. Lo stand tra l'altro è in alluminio, e molto spesso. Quello che forse io riesco a far vedere, ci provo. Lo vedete questo mazzo di cavi che si sta delineando? Questo fa subito una curva, ed esce praticamente passando dentro questo elemento a parallelepipedo che Giancarlo sta indicando, E poi finisce qua. Sicuramente finisce all'interno del diffusore. Adesso vi facciamo vedere molto di più, quindi a tra pochissimo. Ciao. Siamo entrati nell'era del autosventramento. Bravo, o meglio, io ci leggo pure un'altra cosa, meglio che gli ridiamo sventrati, perché sennò fa qualche danno. Esatto, motivo per cui Dinaudio ci ha mandato questa meravigliosa valigia contenente fondamentalmente ogni ben di Dio. Guardate qua che meraviglia. Esatto. E dunque, che meraviglia. Cominciamo da cosa? Allora, premettiamo prima che sono un po' tutti gli altoparlanti e non solo quelli che ci riguardano. Ecco. Cominciamo dal Twitter, che è la cosa che mi piace di più. Posso? Vai. Lo metto qui? Sì. Allora, questa è la ghiera che vediamo sul pannello frontale. Questa ghiera in alluminio. Ecco qua. Accediamo alla parte della cupola e della bobina mobile. Bobina mobile e cupola che abbiamo anche qua, caro Giulio. Sono addirittura 3, guardate come sono sottili, molto sottili. Queste sono da 28, quindi è una misura diversa rispetto ai soliti 2,5 o 2 con i quali si realizzano le cupole, soprattutto in seta. Ok? Questo invece è la parte del magnete mobile, che è fatta con un avvolgimento in alluminio. Ok. Guardate quanto è piccolo. Sottile, sottilissimo. Tiriamo su la parte della cupola e ci viene fuori l'H-Axis.
che è questo piccolo interessante dettaglio. E questo serve per assorbire tutte le emissioni posteriori della cupola dell'altoparlante, e poi, come vedete, ha questi tre sfoghi che servono per dare la ventilazione a questo enorme condotto enorme, posteriore. è veramente enorme questo condotto posteriore. Sì. Condotto posteriore che poi va a finire in questo elemento qui, che è la camera posteriore. Esattamente. Che è la camera vera e propria che serve per assorbire tutte le emissioni posteriori della cupola. E vedete infatti che ha del materiale assorbente al suo interno. Esatto. Ma passiamo adesso Woofer, ce ne sono vari di woofer, ma quello giusto è questo. quello che a noi ci riguarda. Eccolo qua. È Qui. questo? Sì, è questo. Questo. Allora, cominciamo con... Olè. È impressionante la sezione del filo di rame con cui è avvolta questa bobina mobile. Sì. Questi sono i fori di ventilazione, non l'avevamo mai vista così, Lo spider. Lo spider, che è questo, e qui invece abbiamo il magnete, che è ovviamente un magnete in neodimio, chiaramente, perché sennò sarebbe molto molto più grande. Facciamo presente che un magnete normale in ferrite sarebbe grosso più o meno così, Sì. ok? La cosa che più mi lascia perplesso e esterefatto è questo enorme foro di ventilazione. Posso girare, Certo. Giulio? Eccolo qui. Che poi corrisponde posteriormente in modo che ci sia la massima ventilazione possibile sulla bobina mobile. Questo si può fare, si può realizzare di questa forma solo perché questo è neodimio, che ha una capacità magnetica molto più alta rispetto alla ferrite, quindi si possono fare dei magneti molto più piccoli e di forma, perché invece la ferrite normale non si può sagomare in questo modo. Guardate che bello il cestello. Esatto. È una vera scultura. Sì, veramente una scultura. Sì. L'incrocio a 2500 Hz. Più o meno, sì, 2500 Hz. Il materiale con cui è fatto fatta il cono. Il cono è Magnesium Silicate Polymer, MSP. Ok. È estremamente leggero, Sì, rigido. sì. Bellissima questa valigia. Questa scatola delle meraviglie, guardate che belle queste bobine, ce n'è una qua enorme, gigantesca. Sì, questo è di un woofer molto grande. Guardate quanto è grande la sezione del rame. Questo è un midrange. Vabbè, insomma, la Dinaudio ci ha fatti contenti, dai. Sì. Va bene, dai, sventramento un po' inconsueto questa volta. Ecco qua. Chiudiamo e non restituiamo. Dov'è? No, restituiamo. Andiamo all'ascolto che ci è piaciuto moltissimo. Ciao. Ciao. Tra me e me pensavo i due piccoli errori che noi abbiamo commesso nel setup di questi diffusori. Sì. Il primo è un errore, il secondo no, non è un errore, è una normalissima faccenda che capita sempre. Il primo errore è stato che per qualche motivo le abbiamo iniziate ad ascoltare in AirPlay, non so per quale motivo. E Giulio ha detto non mi piacciono. Non mi piacciono, certo che non mi piacciono. Poi dopo ripristinato invece un flusso dati normale, cioè dal Rivo Plus che riceve il segnale dal server Antipodes e poi direttamente a questi diffusori, è notevolmente cambiato in meglio. L'altra cosa che pensavo è questi diffusori hanno suonato ininterrottamente per 15 giorni, 15, mattina e sera H24, e quando penso, non a te come dice Fiorella Mannoia, ma quando penso a quelli che dicono che il rodaggio è una fisima ad audiofili, specialmente applicate ai diffusori, mi viene da dire, vabbè, avete ragione voi. Sono cambiate radicalmente e ogni volta che scendevo ad ascoltarle cambiavano. Adesso si sono abbastanza stabilizzate, ma comunque insomma va bene. Io partirei da alcune considerazioni sulla filosofia di progetto di questo diffusore. Vai. Allora, è un diffusore che sulle prime a noi ci ha lasciato un po' sconcertato, intanto perché per abitudine la prima cosa che abbiamo fatto
stupidamente, senza leggere il manuale, le abbiamo collegate in USB, ma queste in USB non funzionano, tant'è che il server Linux non le enumerava come scheda audio, la enumerava come periferica generica. Ma questo certo, perché serve per fare il software update, serve per quindi servizio. ci diceva che state facendo? Ma poi, diciamocela tutta, siamo stati anche miopi, perché sulla colonna dietro c'è scritto, lo state vedendo in overlay adesso, service, e quindi allora abbiamo letto perché abbiamo bisogno di occhiali da lettura e in quel momento non li indossavamo. Ecco, diciamola così. È un diffusore che ha una sua filosofia particolare, cioè questi della Dynaudio dicono: noi vogliamo offrire un sistema attivo basato su dei diffusori relativamente piccoli, perché certo questi non li possiamo definire dei veri mini, sono grandi. E poi alla fine, parliamoci chiaro, sono quei classici diffusori da stand che occupano quasi come un diffusore da pavimento, perché tra lo stand che le devi tenere la base è molto grande, l'altezza, insomma queste occupano sicuramente lo stesso spazio che occupano le Kaya 90 che stanno su di sopra, quindi non è un mini diffusore. Però la cosa interessante è che qui Dynaudio non ha voluto mettersi in competizione con KEF, con JBL, con tutti i produttori di quella pletora oramai di produttori che realizzano sistemi all-in-one. Loro dicono: noi abbiamo un sistema di riferimento che è la Confidence. Vogliamo offrire ai nostri ascoltatori, ai nostri clienti, una versione ulteriormente migliorata, dove non nel diffusore ma nell'amplificazione. Poi, se a voi non interessa, siete liberissimi di comprarvi la versione passiva e attaccarci l'amplificatore che volete, magari già ce l'avete. Però questa cosa qua è molto interessante. Si dice Dynaudio o Dynaudio? Tu che sei anglofono? Io dico sempre Dynaudio. Dynaudio. Io l'ho sempre ammirata, apprezzata, ho sempre comprato i loro prodotti anche come componenti staccati, perché ricordiamoci che Dynaudio è un'azienda che fa componenti da sempre. Certo. Ecco. E quindi da una parte costruisce componenti, dall'altra diffusori che sono sempre andati benissimo. Quello che mi piace tanto di questa cassa è che il Twitter è il famosissimo Esotar, con una cupola in seta fondamentalmente, che è più o meno uguale a se stesso, migliorato sicuramente nel magnete, nel circuito, nell'avvolgimento, nella sospensione, ma è più o meno quello, ed è una sintesi un po' di quello che è il Twitter, perché abbiamo visto, no? Chi cerca il diamante, chi cerca l'alluminio, chi cerca il carbonio, chi cerca la forma strana, chi ci mette il piripicchio davanti. Io sinceramente sto davanti a queste casse e la gamma alta mi lascia senza parole e mi commuove. Sì, bellissimo. Quindi poi c'è da chiedersi se hanno ragione questi signori di Dynaudio a cercare di migliorare la solita struttura del Twitter, piuttosto che andare a cercare, come si dice a Roma, Maria per Roma, che è quasi impossibile. Quello che mi è piaciuto tantissimo di questi diffusori e che si sente subito, forse più che in altri diffusori multiamplificati attivi, è proprio la multiamplificazione attiva. Questo lo dico, caro Giulio, perché io ho frequentato tanto e per tanto tempo le Nautilus. Sì. Ci ho messo anche le mani, ho sostituito gli altoparlanti, ho fatto tante esperienze con le Nautilus, e le Nautilus sono tra i pochi diffusori hi-fi che ti fanno sentire veramente la differenza che c'è tra un diffusore passivo e un diffusore attivo, multiamplificato attivo. Cioè il DSP fa quel passo in più che per esempio le Nautilus non possono fare perché sono completamente analogiche, di sistemare perfettamente, soprattutto dal punto di vista temporale, il segnale. Quindi quello che io ho sentito oggi, ho sentito qui e ho avuto modo di sentire man mano in questo percorso d'ascolto, è una naturalezza che lascia sbigottiti. Senti in questo caso il caro amico Danilo Rea con Fiorella Mannoia in quell'album Luce che noi utilizziamo spesso come riferimento,
e a me ha dato delle emozioni che difficilmente avevo avuto modo di provare con altri sistemi. Quindi questo significa che i signori della Dynaudio secondo me hanno fatto un grandissimo lavoro, e infatti poi ce l'ha detto il progettista, sì, cercando di ottimizzare al meglio e al massimo il DSP e quindi tutta la cassa rispetto agli altoparlanti. Quello che questi signori possono fare, si possono permettere di fare rispetto a tanti altri producendo gli altoparlanti, è di fare tutto cucito su misura. Meglio di chiunque altro. Meglio di chiunque altro, e aggiungerei io penso che la coerenza temporale di questi diffusori, che è veramente diciamo, facilmente percepibile, sia anche dovuta al crossover che certo, opera nel dominio digitale. Certo. Perché, come ci diceva il progettista, questa cosa ha permesso loro di gestire le rotazioni di fase in maniera molto più efficace rispetto a quanto può essere fatto con un normale crossover, certo, di un diffusore perché tu gli passivo. mandi il segnale già corretto. Già corretto, esattamente. Ora, considerato che la Dynaudio dispone di tutto ciò che è possibile avere in termini di strumentazione, camere anecoiche, interferometri laser, tutte le strumentazioni più all'avanguardia, immagino che questi avranno messo esattamente a frutto tutte le loro conoscenze sviluppando un crossover assolutamente perfetto. La mia perplessità iniziale era legata al fatto che la massima frequenza di campionamento gestibile è quella dei 192 kHz in PCM. Voi vi chiederete: ma perché questo ce l'ha tanto con questo parametro? Ce l'ho perché da quando noi abbiamo provato l'M-Scaler di Chord, io, che sono un utente di HQ Player, sto utilizzando un filtro di ricostruzione che è molto simile a quello implementato sul Chord. Questo fa sì che io esco dall'HQ Player a 352 kHz, quindi è evidente che in questa configurazione il segnale che eventualmente dovesse arrivare a questi diffusori verrebbe sottocampionato, down sample a scendere. Ma quanti fanno questa cosa che faccio io? Nessuno. Ma poi anche io, nel momento in cui sto usando questi diffusori, vado su HQ Player e gli dico: togli di mezzo quel filtro e mettine uno normale che non interviene sul sovracampionamento, basta. Quindi è una limitazione tutto sommato molto relativa, anche perché ad esempio facendo streaming da Qobuz o da Tidal la frequenza di campionamento massimo è 192, quindi problemi da quel punto di vista lì non ce ne sono. Penso eventualmente all'appassionato che ha un front-end analogico, che ha un giradischi, un bel giradischi, e certo quel signore deve sapere che in questo caso il suo prezioso segnale analogico verrà digitalizzato. Sì. Questo fa parte del gioco, insomma. Come però succede, lo fa l'IN per esempio, l'IN normalmente digitalizza gli ingressi, c'è anche il Climax DSM che abbiamo provato, sì, digitalizza gli ingressi. Quindi, Però io posso capire che questa cosa possa far storcere il naso al purista dell'analogico, ma questo diffusore evidentemente non è il suo è eventualmente lo stesso nella versione passiva. Esatto. Mi pare che alla Dynaudio abbiano fatto le cose fatte per bene. Di questa cassa c'è la versione passiva e c'è la versione attiva. L'occhiolino è molto carino, non ne abbiamo parlato fino adesso, l'occhiolino LED che c'è davanti a... Che state vedendo in questo momento e che può essere escluso o dimmerato. Riporta eventuali problematiche, si accende di rosso se è stato raggiunto il limite, il clipping a livello superiore, se ci sono diciamo problemi di collegamento e se non ricordo male dovrebbe cambiare colore in funzione della frequenza di campionamento, forse, ma non ne sono sicuro. Torniamo al suono, quindi se io dovessi, lo ripeto, ci riconosco tanto le caratteristiche della multiamplificazione attiva, il suono è estremamente naturale. Quello che mi ha lasciato veramente convinto è stata l'estensione in basso, perché è un'estensione che da diffusore da pavimento,
estremamente controllata, molto profonda, davvero un'estensione molto molto ragguardevole e che ti dà la sensazione del pieno controllo. Gamma media spettacolare, gamma alta e altissima estremamente carezzevole, mi viene da dire, carezzevole, è dolce, è suadente, ti accompagna nel tuo relax quasi, mi viene da dire, nel bicchierino di whisky magari giapponese. Il fatto che monti a bordo dei moduli in classe D aiuto, non deve far pensare assolutamente a quel suono un po' aggressivo e radiografante che caratterizzava gli amplificatori classe D di tanti anni fa. Questo francamente, se mi avessero detto che è un qualsiasi tipo di transistorizzato in classe AB, avrei detto sì, ma perché no, certamente. Ma anche perché va fatta un'altra considerazione, diciamo, di carattere tecnico. Il finale non ha il crossover davanti, quindi non avendo il crossover davanti, essendo collegato direttamente all'altoparlante, non ha... A vita facile. Sì, a vita facile, non ha un elemento che è in grado spesso di, non voglio dire di rovinare il suono, ma comunque di plasmarlo. Sì. E quindi quello che era un po' il problema, soprattutto degli amplificatori in classe D di alcuni anni fa, che era quello un po' di pilotaggio, di non riuscire bene a controllare, in questo caso sia per la tecnologia sia perché è collegato direttamente all'altoparlante scompare completamente. Io me le porterei a casa. Allora, io torno sulla riflessione iniziale, cioè quello che dicono nella loro brochure i tecnici di in audio è noi togliamo di mezzo con questi diffusori un'area di incertezza che è quella tipica del mondo dell'high-end. Area di incertezza all'interno del quale qualcuno ci si trova particolarmente bene ed è felice di trovarcisi. Per qualcun altro è fonte di angoscia. Avrò azzeccato l'amplificatore rispetto ai miei diffusori? Certo. Starò facendo bene, starò facendo male, starò spendendo bene i miei soldi? Loro ti dicono, amico mio, lascialo fare a noi. Se a te questa faccenda ti mette a disagio, non hai gli strumenti tecnici, culturali per fare questa scelta, la facciamo noi, l'abbiamo fatta noi. E tu semplicemente attacchi e vivi sereno. Devo dire che declinato nella fascia high-end, perché questo diffusore tale è, non mi era mai capitato, o quantomeno sì, era capitato con le LIN, quelle, diciamo, i diffusori attivi della LIN, che non abbiamo provato ma abbiamo ascoltato. Questi hanno un costo enormemente più terreno, perché poi stiamo ragionando, certo, di tanti soldi, ma di un sistema quasi completo, quindi tutto sommato, insomma, un senso ce l'ha, che però ti toglie un sacco di grattacapi. Interessante il fatto che a livello di dissipazione termica, i moduli che, come abbiamo detto, sono alloggiati nelle colonne, utilizzano il metallo degli stand come dissipatori, forse perché non scaldano tanto i moduli perché sono in classe D, forse perché la superficie dissipante è gigantesca, ma questi moduli restano sostanzialmente freddi. Quasi freddi, non li ho sentiti. Ci sono, li state vedendo adesso in overlay, delle piccole feritoie subito sotto al piatto che regge i diffusori, dalle quali dovrebbe uscire aria calda, ma insomma francamente non scaldano per niente. Complimenti. Sì, veramente complimenti, devo dire che... È stata una faticata, Sì, è stata una faticata, anche perché hanno una loro filosofia che è completamente distante da quella di qualsiasi diffusore amplificato di oggi, che c'è il media player, che c'è, quindi è proprio un punto di vista e io l'ho apprezzato anche per questo, perché dietro si vede che c'è un pensiero. C'è un pensiero. Poi uno può essere d'accordo o meno su quel pensiero. Esatto, ma c'è un pensiero che dice io la penso così e faccio un prodotto secondo quello che io penso e credo sia la cosa migliore. Gli altri prodotti si adeguano a quelle che sono un po' le esigenze del pubblico e sono un altro punto di vista. Qui
c'è qualcuno che ha detto io cerco di fare la cosa migliore possibile secondo il mio punto di vista, e secondo me ci sono riusciti. Anche perché parliamo appunto non di un'azienda ultima arrivata, ma parliamo di francamente primi della classe, quindi Primi della classe assoluti. insomma, c'è da fidarsi rispetto a quello che dicono. Esatto. Allora, www.edog.it.com, social network, Instagram, Twitter, bla bla bla, Facebook, seguiteci, mi raccomando, fateci pubblicità. Ciao.